Signora, ci dice il suo nome e cognome? Luigi Petillo, Quanti anni ha, signora Luigi? è 89. 89 anni. Che lavoro ha fatto? La casalinga, perché mio padre era gelosissimo di me. Parlò con la mia maestra, c'è un peccato tenerla a casa sta ragazza che questa apprende subito. Dici, ma per quale motivo? Cose con la matematica, io tengo una sola figlia e io sono unica, pure io. Mia figlia prese economia e commercio, si laureò col massimo dei voti, adesso sta in banca. Io guai la matematica, ero per l'italiano, le opere, le massime, sono pazza per le massime. Papà, geloso di me, disse con la maestra, signora mia, dove la devo mandare? Tengo una sola figlia, mentre quella era l'unica amica mia, la figlia, che stavamo sempre assieme. E io zitta, dico cosa ha detto a questo, ma chissà che ha pensato la maestra, vabbè. Quindi ha fatto la casalinga. La casalinga, e mi sono sposata e ce ne siamo andati a Salerno, fidanzata da 16 a 26. Io ero 10 anni di fidanzamento. 10 anni di fidanzamento. Tengo tutte le lettere a 100 e prego che dopo morto me le debbano mettere per cuscino, attaccate a 100, perché il nostro è stato un amore unico. Io non credevo a lui non credeva a me. Quando avevo 10-11 anni, sapete, la donna si incomincia a svegliare. Allora lo vedevo passare a lui, Madonna, sto ragazzo, chissà quando è grande, chissà che si sposa. Mamma mia, fallo morire. Perché? Ma senza conoscerlo, così, lo dicevo così. Non potendolo, chissà, la gelosia forse forte nata in me, a pensare che poi dopo anni mi scriveva e io non avevo capito chi era, perché non era come oggi che si corteggiano, si vedono la mattina e la sera magari vanno a fare il viaggio di nozze, ma erano altri tempi, non capivo niente più. Poi la prima lettera si doveva dire sempre di no, la seconda un poco di speranza, la terza poi... E ci siamo fidanzati a 16 anni. Lui era più grande? Di 3 anni. E quindi San Mauro, Napoli, San Mauro, Vibo Valentia, San Mauro, Roma. Un amico suo gli voleva far fare l'attore. Dissi vai. Poi non c'è andato. Me te l'ho voluto dire. E io che ti ho detto? Ho detto vai. Abbiamo trascorso una vita che non è stata una vita. Io lo dissi con uno di San Mauro, che scrive libri qui. Dissi io sono stata sposata 10 anni e fidanzata 48. Signore, non ho capito. Rifletti bene, sposata 10 anni e poi fidanzata 48. Mamma mia, che espressione mi avete data, dicete. E no, perché così mi sentivo, La vita, io se avessi avuto l'opportunità, le capacità di fare un libro l'avrei fatto, ma penso che nessuno ci avrebbe creduto. Che bella storia. È una cosa che non si immagina. Una lettera mi durava una giornata. Sono cose da non credere, sono cose perché sono un tipo molto romantico, molto. Signora, le posso chiedere quanti pasti al giorno oggi fa? Quanti pasti o passi? Tutti e due mi interessano. I passi, non lo so, dal garage fino in cucina sono 59 scalini, diciamo 60, e li faccio 5-6 volte al giorno. Mo sono stata in Terra Santa prima di Natale, a ottobre. Mi disse un signore, mi tolga una curiosità, dice, ma lei quante ore fa di ginnastica al giorno? Dico, non lo so, veramente li faccio dalla mattina alla sera, non lo so. E poi dico, mi piace muovermi, perché mio padre era un tipo energico, era bersagliere, suonava tutti gli strumenti a orecchio, tutti, e poi che si voleva comprare il piano a 103 anni, quindi con la mente sempre a posto, non mai, come non ho capito, non ho niente, quelli sempre come uno di noi. I passi gliel'ho detto, ma i pasti non lo so, io se mi trovo in una conversazione che mi piace,
salto pure 2 giorni, non me ne accorgo, non me ne accorgo. È la mente che mi domina, e il cuore, non la carne. Cosa mangia quindi quando però non salta i pasti, invece in questo caso? Di solito che cosa preferisce mangiare? Quello che trovo, basta che mi piace, specie la verdura. La verdura, i dolci mi piacciono da morire e non posso farne a meno. I dolci, il gelato, acqua gelata dalla mattina alla sera, sempre ghiacciata, sempre, d'estate mi piace rosicchiarli. Quando la gusto, mi siedo su una sedia e la gusto come se uno vedesse qualche cosa di empirico, qualche cosa di soprannaturale. Non è che mi piace l'acqua calda per la pasta, no? Cucina da lei? Sì, sì. Quante volte mangia i legumi? E quante volte mangia la carne, per esempio, in una 2 o 3 settimana? volte all'anno i legumi, perché i ceci non mi vanno, i fagioli forse perché li tengo per disperazione qualche volta. Mi piacciono i broccoli di rapa, i carciofi e la pizza margherita, le 3 cose che amo. La carne, ma diciamo 2 volte al mese, voglio esagerare, perché non mi va. Mio padre era così, mio padre tale e quale. E lei beve vino, birre? Io ho avuto un ictus cerebrale dopo la morte di mio marito e poi disse a una nipote mia che sta a Napoli, ti trovami un neurologo che sia bravo, perché se mi prende un'altra volta dico o mi prende o mi lascia, perché io grazie a Dio non ho avuto niente di straordinario, tanto è vero che guido la macchina senza nessuna cosa da 40 anni. Allora disse aspetta un poco e mi ha procurato un bravissimo medico che cura il Santo Padre. La domenica di solito che cosa mangia? Quello che trovo, pure un'insalata, un residuo di 3 giorni me lo riscaldo e me lo mangio. Non ha importanza, l'importanza è il cuore, di stare tranquilla, di avere una soddisfazione con... dico sempre così, la ragazza mi ha dato tante soddisfazioni, il fratello non ne parliamo, i nipoti miei, mia figlia tiene 2 figli, è identico a Marco Liorni. Quando lo chiamo, non lo chiamo Ettore, si chiama Ettore come il nonno. Marco, come stai? E si mette a ridere. È identico, preciso, parla come lui, tale e quale. Nel corso della sua giornata, lei che cosa fa? Sono capace di mettermi su un libro, magari di starci 2 ore e non me ne accorgo, che mi interessa. Non ho letto mai un romanzo, non ho visto mai un film. Eravamo amanti con mio marito delle commedie, che avevamo l'abbonamento al teatro a Napoli, perché sono stata 40 anni a Napoli, e poi appena sposata me ne andai, e poi sono tornata dopo, e faccio una vita da sola. Dopo 10 anni è morta mamma, dopo 12 è morto papà, dopo altri 10 è morto mio marito, il 2004 è morto e sono rimasta così. A che età sono morti i suoi genitori, me lo diceva prima? 103 anni. 103. Mamma era dell'81, papà del 90 ed è morto il 94. Mio marito è morto dopo 10 anni, il 2004. Vi posso chiedere, oltre a leggere, se ci sono attività tipo appunto trekking, sport, a raccogliere funghi, fa qualcosa di particolare? Mi piace tanto praticare lo sport, mi piace tanto le gite, molto, molto, mi piace tanto viaggiare, tanto perché si impara sempre, sempre, da chiunque, ovunque si va. È una passione mia proprio, non lo so, io ho paura di rompermi cocche braccia, già me le sono rotte tutte e 2, uno me lo ruppe sulla nave, sulla MSC, e poi me lo curarono in Grecia, andai lì, un medico tirò con tutte le forze che mi portarono a cantare il karaoke e allora venne la signorina, siccome c'era il teatro là, sulla MSC,
venne la signorina, la figlia del comandante, mi sono introdotta lei in mezzo e quella signora dovete cantare, ma non ci voglio venire, non c'è la musica, non so se c'è la musica, c'è la musica, ma per conto suo, io sto per fatti miei, che voglio fare, non ci voglio venire, no, dovete venire e insistere tanto una sera. E allora poi sono andata lì, tanto ha fatto che ha vinto. Io per la musica mi piace, ma che non siano le canzoni moderne che mi fanno pietà. Signori nella pallida dolce dirimpettai del quinto piano, non v'è una notte ch'io non sogni Napoli, e son 20 anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa è bianco, tutta la legna è diventata cenere, io sono sempre freddo, triste e stanco, lento e lontano, mentre ti penso suona una campana della piccola chiesa del Gesù, e nevica, vedessi come nevica, ma tu dove sei tu? Andai lì, poi al ritorno non vidi le luci che stavano sotto e camminando mi rubbi il braccio e vinsi il primo premio lì. E abbiamo capito che insomma lei mangia quello che trova in generale. No, quello che trovo. C'è un piatto però che le piace di più, per esempio? I carciofi, i broccoli di rape. Preferenza a tutte. La carne che non tocco mai è il tacchino, i cinghiali, ma l'altra carne non ci faccio caso. Quando vado al ristorante non la tocco mai perché ho paura che me li imbrogliano. Io ho molta paura, io non credo molto. E da bambino invece qual è il cibo che mangiava con più piacere? Il dolce, lo zucchero, rubavo tutto a casa, cioccolate, allora si usavano quei pezzi di zucchero interi. Mamma poi conservava tutte le cose un anno per un altro, conservava sempre perché in casa si facevano delle cose controtempo, perché mio padre piaceva il dolce, ma in che modo? Ma a me in maniera straordinaria, così mi mangerei lo zucchero, qualunque cosa. E allora l'aveva nascosto nel comò. E l'avevo visto e un po' alla volta me lo fregai tutto, scusate il termine, proprio. Allora mamma che cosa fece? Chiuse il cassetto. Io mi procurai le chiavi che allora erano quasi uguali e me lo mangiai tale e quale. E allora disse non ti preoccupare, mi tolse le chiavi. E che cosa fece? Avevo visto che si toglieva il cassetto di sopra, ero piccola e facevo tutte queste cose, mi fregavo tutto. È una ricetta tradizionale del suo paese, della sua terra, un suo ricordo particolare qual è? Le pasticelle che si fanno a Natale, la torta di Pasqua fatta bene, che poi ho usato dopo 40 anni, è andata a Salerno, dopo tanti anni che insomma mi sono sposata. Là si faceva, in paese no, quella, e poi in paese che si faceva più. E le pasticelle che si fanno a Natale, partiamo da lì, che cosa sono? Le pasticelle, prendete la pasta dei cannoli, per esempio, per dirla, ma fatte in un altro modo, che vengono gonfie bene, e poi si fa l'imbottitura o di mandorle o di, come si chiama quelle? Di castagne. Ma quella con le mandorle, le pasticelle con le mandorle sono la fine del mondo. Deve essere buonissimo. Quelle lì. E poi d'estate qui le melenzane imbottite. Le melenzane imbottite che si tagliano, questa è la melenzana, lo spicchio viene qua in mezzo, l'imbottitura, no? A fette rotonde di 1/2 centimetro ogni stecca, si tagliano e si imbottiscono uovo, prezzemolo, aglio e formaggio, tutto qui. Si imbottisce, si friggono, qualcuno le mangia fritte, qualcuno, ma di solito si mettono in un po' di salsa, in un poco di salsa.
E anche le pasticelle si fanno fritte? No, le pasticelle si fanno fritte, si condiscono con lo zucchero sopra e niente più. Dopo fritte solo con lo zucchero, ma una tira l'altra. Immagino. La dieta mediterranea, lei la conosce? Che cos'è la dieta mediterranea secondo lei? Ma la dieta mediterranea noi l'abbiamo fatta sempre, da sempre. Adesso si chiama dieta mediterranea, ma prima si mangiava sempre, sempre le solite cose fatte da noi. Ognuno teneva l'orto, perché io sono contraria ai concimi, neanche alle olive faccio mettere concimi, cose. Quest'anno ho comprato un centinaio di sacchi di letame e l'ho messo agli ulivi. Però buona parte sì, altra parte non hanno avuto niente. Questo facevamo. Poi papà zappava tutte le olive, metteva tanti operai a zappare le olive, a raccogliere le olive. E ho visto come si faceva, come l'olio che si manteneva da un anno all'altro. Specie 2 o 3 anni fa l'abbiamo fatta di 2 linee, non di 2 gradi. Lei lavora anche in campagna, quindi? No, ci vado quando tengo operai che li pago a sera, perché io li metto a fare cose superficiali, perché viene il trattore adesso, no? E loro poi mi fanno i residui col tagliaerba, Questa è la casa che teneva a Ceroli. Io mi ricordo quando passavo che la gente parlava dietro. Là mi sono cresciuta, andavo a pescare quando ero appena sposata. Questo a 20 anni. La casa da Ceroli, sulla spiaggia. Lei e suo marito? Sì. 20 anni e 23. 20 anni e 23 luglio. Fidanzata a 16 e sposata dopo 10 anni, a 26 anni. L'unico amore della sua vita è stato? Ne ho avuto a centinaia, forse non li curavo proprio. Mi ricordo uno che scrissi solo non rispondere alle tue cartoline del pubblico, dissi. Proprio non. Questi invece non ci credevo, non credevo. Dico, ma chi te l'ha data? Dissi io la lettera, chi te l'ha? Me l'ha data lui proprio. Ma lui chi? Ma lui chi? Poi mi ha spiegato, dico, ma io non l'ho detto con nessuno. Ma come va che questo l'ha saputo? Il Padre Eterno. Forse perché ho sofferto tanto che mio padre non mi ha fatto studiare, mi sono arrangiata per conto mio, lui mi faceva da professore, insomma tante le cose, ma per non allontanarmi. Così solo io facevo quello che lui pensasse e lui altrettanto di me, pure senza parlare, pure stando a distanza di 1 chilometro, ci capivamo, era una cosa incredibile. Il modo di fare, ma era dolce, ci capivamo senza parlare. Questo è mio padre. Ci eravamo tanto amati, era 1 anno e forse più, ci eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. L'altra sera ci incontrammo per fatal combinazione ed entrambi ci giurammo di parati in un portone. Per curare la mente ci vogliono i sensi, per curare i sensi ci vuole la mente.